Ginter, Gosens, Marcus Thuram e non solo. Oggi parliamo di mercato, parliamo di intrecci di mercato che riguardano l'Inter, ma che riguardano anche e soprattutto il mondo del campionato tedesco, della Bundesliga, un intreccio che si fa sempre più intenso perché Alessio nei giorni scorsi abbiamo raccontato di come tramite intermediari, agenti, anzi ormai già da qualche settimana, che l'Inter sta lavorando sempre più concretamente, sta guardando sempre più con grande interesse al mercato appunto della Bundesliga e quindi oggi Alessio abbiamo deciso di fare un bel approfondimento. Esatto, siamo venuti a sapere che comunque la società nerazzurra è molto attiva, monitora i vari talenti nel calcio tedesco, quindi abbiamo deciso di parlarne con un grande esperto di calcio tedesco, ovvero sia Giorgio Dusi, redattore di Gol Italia e Tutto Sport. Con lui abbiamo parlato di alcuni singoli accostati all'Inter, Kostic, Bensebaini, eccetera, ma anche del movimento in generale del calcio tedesco e qualche curiosità interessante. Assolutamente, per cui non ci dilunghiamo, vi ricordiamo ovviamente come al solito di iscrivervi al canale, di attivare le notifiche così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e dei nostri approfondimenti e vi lasciamo subito alla chiacchierata con Giorgio Dusi. Buon ascolto e buona visione. Giorgio Dusi allora con noi, giornalista, esperto di Bundesliga, collaboratore di Gol Italia e Tutto Sport. Giorgio, intanto benvenuto e grazie per la disponibilità. Grazie a voi per l'invito. Allora Giorgio, noi stiamo parlando molto del mercato, soprattutto del mondo della Bundes che si intreccia sempre di più anche con il mondo Inter, quindi visti anche i tanti nomi di mercato che sono stati accostati in questi giorni, anzi ormai da diversi mesi, al mondo Inter, abbiamo deciso di ospitarti qui da noi per chiederti un feedback su alcuni nomi in particolare, però avevo innanzitutto un paio di curiosità personali più di carattere generale, diciamo così, e quindi la prima domanda che vorrei farti riguarda un po' la situazione del calcio tedesco in questo momento, nel senso che in Italia stiamo vedendo la pandemia sicuramente ha dato un durissimo colpo anche ai club più blasonati e quindi volevo chiederti com'è un po' la situazione in Germania e in generale lo stato di salute dei club tedeschi. Beh, ancora peggiore, ma è normale che sia così perché il calcio tedesco è un calcio molto popolare. Innanzitutto penso che tra i top 5 campionati europei sia senza dubbio quello più popolare, ma credo che anche in generale in Europa si faccia fatica a trovare un campionato di fatto in cui i tifosi non sono solo tifosi, ma sono anche soci delle squadre, secondo un sistema che è quello dell'associazionismo, non è quello della diciamo così, come poteva essere ad esempio non è l'azionismo, ecco, non mi veniva il termine, non è l'azionismo, ma è l'associazionismo, che è una cosa totalmente Sì, diversa, dovuto ovviamente al fatto che fino a fine anni 90, anzi inizio anni 90, i club erano delle no profit, in pratica, facendone in soldoni. Quindi cosa vuol dire? Che il bilancio deve essere in ordine, vuol dire che quando a fine anno hai il bilancio in rosso non va bene, cioè non puoi farti mhm. debiti su debiti su debiti. E questa cosa chiaramente magari in Italia dei club che hanno delle strutture gestionali diverse se la possono permettere, se la accollano, invece in Germania no. Quindi immagina che se in Italia ci sono pochi soldi per il mercato, in Germania di fatto ce ne sono ancora molti, 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 molti meno. Chiarissimo. E allora questo allora ci ricollega anche alla seconda curiosità, e ci porta anche verso il tema mercato, anche perché in questo momento diciamo l'Inter è molto attiva sul mercato tedesco, ma in generale anche la Premier e tanti club importanti stanno guardando con grande interesse al mercato tedesco. Però non è solo allora per una situazione di difficoltà economica del movimento tedesco, da questo punto di vista. C'è stato anche un lavoro che ha portato il campionato tedesco anche alla promozione di un gran numero di talenti che probabilmente unito anche alla crisi sta portando tanti club a guardare con grande interesse al mercato appunto della Bundes. Beh, io penso che a livello di scouting il campionato tedesco sia anni luce avanti a tutti gli altri, ma di molto. Ora io purtroppo, dico purtroppo perché mi piacerebbe conoscere effettivamente i segreti delle società, come ognuna gestisce lo scouting, quali sono i particolari criteri, cioè qualcosa Mhm. lo so, però non lo posso dire purtroppo, mi piacerebbe molto parlarne, ma qualcosa non lo so, ma non lo posso dire e tante cose invece appunto non le so. Però sono i fatti, secondo me, che ci dimostrano che effettivamente
il campionato tedesco non è solo un campionato in cui i talenti crescono, perché i talenti che crescono li vediamo guardando ad esempio il roster della nazionale tedesca, cioè il centrocampo all'ultimo europeo era Kroos, Gündogan, Kimmich, Goretzka, fammi trovare un altro così, insomma, avercene, ma giusto un esempio, anche perché poi in attacco i nomi si sprecano, al di là poi di quella che è la coralità della nazionale, parlo di individualità Sì. in questo momento. Però bisogna andare anche un po' oltre questo, perché se guardiamo le percentuali, l'unica squadra tedesca che ha meno di 10 stranieri è il Colonia in Bundesliga, tutti gli altri hanno 10 più stranieri. Questo cosa significa? Che hanno imparato a guardare anche altri mercati. E il mercato francese, ad esempio, è quello in questo momento più battuto, perché i costi sono abbastanza contenuti di solito, e poi in Francia c'è una quantità di talento che anche qui basta andare a vedere le nazionali under francesi, quanti giocatori hanno che probabilmente in altre top nazionali sarebbero anche nel giro della prima, però in quella francese non ci entrano. Un po' per scelte strane del CT, un po' effettivamente perché di spazio magari non ce n'è. E questi secondo me sono i due grandi segreti: saper fare crescere, far sviluppare il talento locale, diciamo così, e questa regionalità, diciamo così, non intesa come regionalità geografica, ma come Sì. regionalità, come area. Ad esempio, il Bayern pesca solo in Baviera, il Dortmund cerca di pescare soltanto nella sua regione, il Lipsia anche. Se le dividono un po' così, diciamo, porta sia lo sviluppo del talento e poi ripeto il discorso scouting, come dicevo prima, che è stato molto sviluppato negli ultimi anni. Chiarissimo, io invece Giorgio volevo andare un po' più sul singolo, legati all'Inter, quindi farti una domanda sul profilo che magari sembra quello più vicino ai nerazzurri, che è quello di Matthias Ginter del Gladbach. Sappiamo, come ha annunciato lui stesso, che a fine stagione lascerà il club tedesco, e allora ti faccio una domanda semplicissima, cioè se tu lo ritieni pronto per un salto in una big europea, che è di fatto l'Inter, e se lo ritieni, come dire, adatto alla difesa a tre nerazzurra di Inzaghi. Allora, Ginter ha avuto un percorso, bisogna un po' secondo me partire da dietro per parlare di Ginter, perché Ginter è diventato campione del mondo a 20 anni, quando non Sì. lo conosceva nessuno, cioè Ginter era nella rosa del mondiale del 94, poi c'è entrato sostanzialmente perché tanti si sono infortunati e è entrato comunque come 22esimo, Del 23esimo. 2014. Del Scusa. 2014, sì, Sì. cosa ho detto? 2006? Ok, no, sì, 94, 2014. però... Sì, sì. Vabbè, addirittura, No, no, sì, vabbè. scusa, ovviamente 2014, chiaro. E Ginter aveva esordito 3 anni prima, sostanzialmente 2 anni e mezzo prima, nel Friburgo, e i giocatori che vengono fuori dal Friburgo poi fanno sempre un percorso molto particolare. Difficilmente una squadra dall'estero va a comprare a Friburgo, perché Friburgo è una squadra che prepara molto bene i giovani per la Bundesliga. Quelli che magari vedi che vanno all'estero, vedi Waldschmidt, ad esempio, al Benfica non ha fatto bene, infatti è andato subito in Germania, per dirci, per capirci. Solo che Ginter nel 2014 è nato al Borussia Dortmund, doveva essere l'anno del salto di qualità, cioè già si parlava di quell'anno lì di Dortmund che prende Ginter, prende un potenziale top. C'erano Hummels e Subotic, ma stavano, Hummels no, ma Subotic si vedeva che i problemi fisici lo stavano già disturbando molto. E in quei 3 anni però Ginter non ha quasi mai giocato da centrale di difesa. Lui faceva anche il mediano nelle giovanili del Friburgo, soprattutto il centrale di difesa, però. Ha fatto tante volte anche il terzino destro, però non ha mai dato quella sensazione di solidità. Colpe un po' sue, ma un po' anche in generale del Dortmund, che nel 2014-15 era l'anno di Immobile, per capirci, del Dortmund Juve in Champions League, il Dortmund asfaltato dalla Juve di Allegri, in campionato, non mi ricordo in che posizione precisa ha chiuso, ma a metà stagione lottava per la salvezza. Cioè, ha beccato proprio una stagione pessima e quindi un po', secondo me, lì ha perso tanto di quel progresso che stava facendo prima. È andato al Gladbach, fa i 5 anni di contratto ed è rinato. 2 stagioni consecutive non è stato neanche un minuto in Bundesliga. È un giocatore molto costante fisicamente, non ha quasi mai avuto problemi muscolari nella sua carriera, e questo secondo me è un grande pregio, perché comunque è uno che gioca 40 partite all'anno da 10 anni, sostanzialmente, non è poco. Al Gladbach, secondo me, è diventato un ottimo difensore, tanto che comunque l'Europeo l'ha fatto da titolare in nazionale.
È giusto che vada in un top club, perché, come dicevo prima, spiegavo, il suo percorso, cioè, gli manca quel salto lì che non ha fatto nel 2014. Lo fa con 8 anni di ritardo, che forse magari sono un po' tanti, però comunque parliamo di uno che di anni ne ha 28. Quindi nel percorso ha assolutamente senso, anche per una questione economica. Non ha mai avuto il contrattone, diciamo così, ok? A Dortmund vedeva uno stipendio comunque bassino, ecco. Nella difesa 3, secondo me, ci sta molto bene come braccetto di destra, è l'unico ruolo che può fare, così come può fare soltanto a 2 il centrale sul lato destro, perché ha qualche problema col sinistro. Nel destro ha tantissima qualità, perché è veramente un difensore che sa impostare, gioca molto a testa alta, però ecco, ha solo il piede destro. Metterlo dall'altra parte vuol dire fargli perdere tanti tempi di gioco, lo si metterebbe veramente in grande difficoltà. Però, oltre a questo, secondo me, nella difesa a 3 dell'Inter, viste anche le dinamiche degli interni di difesa, come si muovono, ecco, lui è sicuramente un profilo che tatticamente si può sposare benissimo. Secondo me, forse qualcosina che gli manca è un pochino in termini di personalità. Qualcosina lì gli manca ancora, forse. Però penso che si può tranquillamente acquisire, ecco, questa cosa. Quindi, scusami se mi soffermo su Ginter, non lo vedi come scritto e detto da molti come il sostituto naturale di De Vrij nel ruolo, nel tipo di gioco che propone? No, sinceramente no. No, perché non è un gran marcatore, cioè non è uno che ha le letture difensive, secondo me, non è uno che magari vede c'è il compagno in difficoltà, vado a coprirgli lo spazio, faccio bene sempre la preventiva, non è quel tipo di giocatore, è quel difensore che si stacca per andare a prendere l'uomo alto, piuttosto che quello che scappa all'indietro. Anche perché poi è sempre stato abituato così nel Gladbach con Marco Rose. Secondo me è quasi più un bastoni simmetrico, diciamo, piuttosto che un De Vrij, secondo me, come caratteristiche. Se devo paragonarlo da uno dei tre, sicuramente vado su bastoni, ma anche perché, secondo me, per un semplice fatto, hanno entrambi un'impostazione da difensore molto moderno. Ginter perché l'ha avuto in Germania, Bastoni perché effettivamente di suo, essendo giovane, un difensore moderno. Perfetto, allora adesso ti faccio 4 nomi di esterni accostati all'Inter, sempre nel mercato tedesco. Velocemente tu ne scegli uno, quello secondo te più adatto all'Inter, e poi ci soffermeremo sul nome che è emerso nelle ultime ore. Allora, quindi ti dico Kostic, Bensebaini, Sosa e Angelino. Sì. Anche se io ritengo Angelino un po' fuori quota, secondo me, per una società come l'Inter, lo vedo forse più da salto in squadre come City, Liverpool, quindi vere big del calcio internazionale. Però ecco, questi 4 nomi, il più adatto secondo te? Non faccio fatica, nel senso che sono 4 giocatori molto diversi tra di loro. Sì. Per caratteristiche, per come interpretano il ruolo. Io ad esempio, in questo momento, Kostic, per dirne uno, non lo vedo come il nome migliore. Sebbene potrebbe essere un fit perfetto, perché effettivamente dici fa sempre il quinto a sinistra e quindi magari come sostituto di Perisic potrebbe essere l'ideale. È vero, come caratteristiche è quello più simile a Perisic, se vogliamo rimanere nel paragone, però è comunque un giocatore che a livello fisico sta bene, si vede in campo, visto che corre sempre 90 minuti come un disperato, con una potenza inaudita. Però sinceramente non lo so, è comunque un giocatore del 92 che fa i 30 anni e non so se possa garantire ancora quel lavoro per tanti anni. Uno che secondo me invece lo potrebbe garantire è anche Ligno, perché anche lui ha questa potenza di corsa, ha una tecnica diversa, ma che esprime in maniera diversa, ma al livello, diciamo così, è molto simile. È uno che io sinceramente non vedo bene nella difesa 4. Tu dici giustamente che è un livello da big europea. È vero,
ma difensivamente è un giocatore con molte lacune, quindi a 4 secondo me si fa fatica. Quando è che ha fatto le cose migliori anche Ligno? Con Nagelsmann però gli ha detto tu stai su, non difendere, fregatene, ci pensa qualcun altro a stare dietro. Poi all'Ipsia lo puoi fare, magari all'Inter non puoi fare lo stesso ragionamento, ecco. Però diciamo che tra questi qui, considerato che Ben Sebaini non lo vedo come un esterno alto, lo vedo molto bene come un esterno basso, lui sì, al contrario di Angeligno, e Borna Sosa invece è un giocatore che ha fatto una grande stagione, ha una gran qualità nel piede, ma secondo me gli manca ancora un po' di costanza di rendimento. Chiarissimo. Giorgio, io ho una curiosità su un profilo. Quest'estate stavamo un po' giocando nei giorni in cui la trattativa per l'addio di Lukaku stava diventando molto calda, e quindi in diretta sui nostri canali mi chiesero: ma tu chi prenderesti un nome magari un po' a sorpresa fuori dal giro dei soliti per sostituire Lukaku? Io avevo buttato lì la mia candidatura di Marcus Thuram, un profilo che a me piace molto. Poi effettivamente la trattativa è diventata reale pochi giorni dopo e si è interrotta per l'infortunio di Thuram. Quindi da esperto volevo chiederti, innanzitutto, dopo l'infortunio non è rientrato ancora al meglio, però chiaramente è stato un infortunio anche piuttosto pesante. Sì. Quindi ti chiedo, secondo te che margini di crescita ha oggi Thuram, se può essere un colpo importante per una squadra anche come l'Inter, e eventualmente se ha anche un'evoluzione. Io per esempio lo vedevo come evoluzione da possibile prima punta. Non so, tu che lo conosci sicuramente meglio, se sei d'accordo o no. Guarda, è interessante il discorso su Marcus Thuram, perché io non gli ho ancora trovato una collocazione precisa in campo, nel senso che i primi anni di carriera che lo vedevo in Bundesliga, perché sinceramente in Francia lo conoscevo solo di nome, l'ho visto col Gladbach, mi dava l'impressione di essere il classico esterno offensivo da 4-3-3, quello che comunque può andare sul fondo, può rientrare, può andare nei mezzi spazi, ha grande senso della porta. Invece poi col passare delle anche dribbling, tanto dribbling, ottima qualità, col passare invece dei mesi anche io ho cominciato a immaginarmelo in una posizione più centrale, specialmente in squadre che attaccano molto la profondità, ed è un po' il discorso che ha provato a fare anche il Borussia Mönchengladbach con lui, sia all'inizio. E c'è una partita in particolare che, sì, adesso, c'è una partita in particolare che secondo me inquadra bene questa cosa, ed è la gara d'andata, la prima di campionato sostanzialmente con il Bayern Monaco, in cui Gladbach faceva un pressing non altissimo, pressava più o meno sulla linea dei 40 metri avversari, e poi cercava di giocare in ripartenza attaccando la profondità. Thuram ha una velocità di base spaventosa. Quando Thuram partiva a toccare la profondità, Upamecano, che è uno che comunque a livello di velocità fisico regge benissimo il confronto, andava in panico più totale, ha sofferto le pene dell'inferno in 25 minuti. Quindi sì, anch'io penso che possa avere quel tipo di evoluzione lì, anzi sarei molto curioso. Certo, chiaro, deve esserci un contesto tattico che favorisca questa cosa qui. E quello dell'Inter effettivamente, a mio modo di vedere, potrebbe anche essere un contesto tattico interessante, specialmente se, proprio faccio ipotesi e così, dovesse giocare con un attaccante come Dzeko, che è una tecnica favolosa e secondo me è una spalla perfetta per uno anche anarchico, diciamo così, un po' come Thuram. Sì, come dicevi giustamente tu, dopo l'infortunio non è tornato bene, è stato anche un po' sfortunato perché è tornato nel momento in cui Gladbach, per altre ragioni, diverse ragioni, stava sostanzialmente calando a picco e non c'è ancora risalito, quindi ha anche perso posto nelle gerarchie. Penso che in queste 2 settimane, che adesso credo che Gladbach vada in ritiro da qualche parte, si rimetterà in piedi, e seconda parte di stagione quantomeno gli aumenterà il minutaggio, anche perché insomma qualcosa a Mönchengladbach lo devono fare, perché sennò la squadra finisce male. Alessio, poi andiamo in chiusura, vai. Sì, allora io Giorgio chiudevo, come ti ho accennato prima, su il nome che adesso sembra che l'Inter faccia sul serio per lui, cioè Robbie Gosens. È un giocatore tedesco che però possiamo dire che si è formato in Olanda prevalentemente, si è messo in mostra anche in Olanda, però ti voglio fare una domanda, cioè così sulla carta sembra, come dire, il giocatore che mancava sulla fascia sinistra in caso di addio di Perisic, perché l'Inter possa diventare in un certo senso quasi perfetta, se consideriamo anche Dumfries sulla destra. Però, perché penso sia facile in questo momento dire perché Gosens possa essere perfetto per l'Inter,
ma tu puoi trovare, diciamo, dei punti a sfavore invece sul suo possibile trasferimento, cioè io intendo, non so, magari la tenuta fisica dopo l'ultimo infortunio, oppure la tendenza dei giocatori dell'Atalanta a trasferirsi in un'altra squadra e non sempre fare bene, inizialmente che sia il Milan, Mancini la Roma, Cristante la Roma, inizialmente lo stesso Spinazzola, anche se secondo me Gosens penso abbia fatto vedere anche in campo europeo, con la stessa maglia della Germania, che è forte anche senza Atalanta. Però ecco, volevo sapere la tua. Sì, Gosens sono giocatori che sicuramente a livello di numeri sicuramente è quasi, cioè, sono talmente numeri clamorosi che è quasi inattaccabile. Cioè, secondo me, un esterno che fa 12 gol in un campionato è pura follia. No, comunque, in nazionale io sarei stato molto curioso di vederlo in queste partite qui sotto Hansi Flick. Con il ritorno della difesa 4, lui comunque è uno dei potenziali titolari di quel ruolo lì. Non c'è ancora una gerarchia chiara purtroppo perché appunto lui si è fatto male praticamente subito, quindi ha giocato, se non sbaglio, la prima in assoluto di Flick, mi sa da titolare, è uscito nel finale infortunato e poi si è rifatto male gravemente poi in Champions League, non è più stato convocato. Le valutazioni in campo europeo, la nazionale purtroppo secondo me sono da prendere con le pinze. Cioè mi viene in mente l'europeo ad esempio. Sì. Gosens ha fatto una partita straordinaria col Portogallo in cui ha fatto vedere le pene dell'inferno a Semedo, se non ricordo male, che non ci aveva capito assolutamente nulla. Però le altre è stato uno dei peggiori in campo. Ha fatto proprio questa oscillazione che, diciamo, nei voti della build del kicker, così che vanno dall'1 al 6, come l'ABCDF statunitensi, oscillava proprio dall'1 al 6, faceva 1, 6, 6, 6, 6, 1, 6, 6. Così faceva sostanzialmente. Però non sono valutazioni che fanno testo, secondo me, perché non era in un contesto organizzato bene come sarebbe quello che troverebbe all'Inter, come quello in cui è l'Atalanta, come sarebbe come è la Germania in questo momento di Hansi Flick. Quello che posso dire è che Gosens in Germania, nonostante non abbia mai giocato in Bundesliga, tra l'altro ricordo che è un grande tifoso dello Schalke 04, perché lui comunque è nato lì, Gelsenkirchen è al confine con l'Olanda, molto vicino, quindi è anche per quello che è nato Non sono grandi ricordi per l'Inter. No, infatti, peraltro, esatto. Beh, in questo momento anche tifare Schalke in generale vivi di ricordi, ma il presente non è che sia poi così roseo. No, però comunque, ecco, aveva detto, se non sbaglio, in qualche intervista che il suo sogno era quello di andare in Germania allo Schalke, poi chiaramente è un livello troppo più alto per poter andare allo Schalke adesso. Però quello che volevo dire è che comunque in Germania ha una grande reputazione. In generale, mi sembra che rispetto al passato in Germania, al contrario che un po' di quello che succede in Italia, perché gli italiani che vanno all'estero vengono un po' snobbati di solito. Invece in Germania, ad esempio, Rüdiger, così come Gosens, così come vabbè, la truppa del Chelsea, lo stesso Gündogan, sono molto quotati invece. Viene vista come una cosa positiva, magari, che i tedeschi vadano all'estero e si impongano all'estero. Invece in Italia mi sembra che succeda praticamente il contrario. Sì. Verissimo, verissimo. Giorgio, io ti ringrazio davvero molto a nome anche di tutta la community di Passione Inter per tutti questi contenuti e per averci dedicato il tuo tempo. Grazie mille, Giorgio. Grazie a voi, è stato un piacere. E vi ricordo, vi lascio in descrizione tra l'altro anche i link per seguire sui social Giorgio Dusi e per scoprire ovviamente sempre di più il mondo della Bundesliga. Ringraziamo allora di nuovo Giorgio Dusi per essere stato con noi. Alessio, sono uscite tante considerazioni molto interessanti, abbiamo fatto anche luce su alcuni nomi che in questi giorni stiamo raccontando come quando vengono accostati all'Inter. Ci sono molti profili da tenere d'occhio in Bundes sicuramente. Ci sono molti profili da tenere d'occhio, abbiamo recepito e ricevuto alcune informazioni molto interessanti da Giorgio Dusi e speriamo che insomma questa chiacchierata sul calcio tedesco e sull'Inter vi sia piaciuta.
Assolutamente sì, vedremo quelli che saranno gli sviluppi poi del mercato nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Sicuramente è un mercato che dobbiamo tenere d'occhio anche perché si possono presentare delle opportunità interessanti. Abbiamo chiuso proprio con Marcus Thuram, ma in generale ci sono le possibilità di andare a pescare dei giocatori che magari non stanno rendendo al meglio, ma che in realtà hanno comunque un grande potenziale, che quindi possono essere eventualmente acquistati anche a delle cifre contenute o comunque in linea anche con quelle che è l'attuale situazione economica dell'Inter, che deve prestare molta attenzione ai bilanci. Vi ringrazio per averci seguito fino a questo punto. Se siete stati con noi fino ad ora, mi raccomando, fatecelo sapere. Ovviamente questa volta è d'obbligo l'emoji della bandiera tedesca, se siete stati con noi fino a qui, quindi mettete l'emoji della bandiera tedesca nei commenti. Vi ricordo che se volete potete sostenere il nostro progetto tramite gli abbonamenti che trovate qui sotto. Grazie ai vostri abbonamenti stiamo lavorando a tanti approfondimenti e possiamo ogni giorno continuare a portarvi nuovi contenuti, nuove dirette e sempre più appunto appuntamenti qui sui nostri canali, anche con gli esperti che vengono a farsi 4 chiacchiere con noi sui tanti temi caldi di Casa Inter. Grazie ancora per essere stati qui con noi, vi aspetto nei commenti e ci vediamo in diretta come ogni giorno alle 19:30.